Quanta importanza dai alla qualità del tuo sonno, visto che circa un terzo della tua vita lo trascorri dormendo? Ciao, sono Alberto Zippo, cultore del benessere, e la puntata di oggi sarà incentrata sul buon riposo. Prima di iniziare, se questi argomenti sono di tuo interesse, iscriviti al canale così da non perderti i prossimi video che pubblicherò. Ora, bando alle ciance, volume a palla, partiamo! Molti esperti spesso puntano l'attenzione sull'importanza di un buon riposo per le funzioni cerebrali ed in generale per il benessere di tutto il corpo. Sono davvero molte però le persone che soffrono di disturbi del sonno, si parla addirittura del 45% della popolazione mondiale, più di 3 miliardi di persone. A beneficiare del riposo notturno è soprattutto il cervello, che in questo modo può mantenere buoni livelli di memoria. Dormire bene però è essenziale anche per il buon funzionamento del sistema immunitario e di quello cardiovascolare. Le persone che soffrono di insonnia cronica, infatti, circa 9 milioni solo nel nostro paese, subiscono un peggioramento della qualità della vita, nonché conseguenze pericolose per la loro salute. I disturbi riguardanti il sonno possono essere di diverso genere. Il primo ovviamente è la difficoltà a prendere sonno. Poi vi sono i risvegli frequenti, le apnee che riducono l'ossigenazione, il russamento, le gambe senza riposo, il sonnambulismo e molto altro. Le problematiche che possono portare a problemi di sonno, insomma, sono davvero molte. Vediamo dunque qualche accorgimento che possiamo utilizzare per riposare meglio. Innanzitutto si dovrebbe smettere di usare il cellulare prima di dormire. Numerose ricerche hanno sottolineato la correlazione fra una notte di sonno di scarsa qualità e l'utilizzo del telefono fino a tarda sera. Oltre ad eliminare l'utilizzo di smartphone e altri dispositivi elettronici, come si potrebbe favorire il sonno? Ovviamente attraverso l'alimentazione. Ci sono cibi che, nel bene o nel male, influenzano il nostro modo di dormire. Esaminiamo insieme un elenco di alimenti che possono favorire o disturbare il sonno. Iniziamo con quelli che possono favorire il riposo e che possono essere consumati la sera prima di andare a dormire. Il primo cibo di oggi è la ciliegia. Le ciliegie sono uno dei pochi alimenti che contengono melatonina, una sostanza naturale in genere prodotta dalla ghiandola pineale. È un ormone che ha il preciso compito di regolare i cicli sonno-veglia. Bere succo di ciliegia prima di andare a dormire potrebbe generare dei piccoli miglioramenti nella durata del sonno e nella qualità. Al secondo posto troviamo le uova. Tra i prodotti animali, le uova sono una delle migliori fonti di melatonina, quindi utili anche per dormire bene. Per decenni demonizzato a causa del colesterolo, negli ultimi anni è stato più volte dimostrato dalla scienza che l'uovo sia un cibo ricco di nutrienti. Al terzo posto troviamo i pistacchi. La maggior parte della frutta secca contiene una buona quantità di melatonina, ma i pistacchi e le mandorle sono fra i più ricchi. Anche le noci sono un'ottima fonte di melatonina, oltre che di molti antiossidanti, grassi omega 3 e minerali. Parlando dei pistacchi, si tratta di uno degli alimenti più ricchi di potassio, che favorisce il rilassamento dei muscoli. Questo permette di evitare anche crampi notturni. Il quarto cibo di oggi è la banana. Le banane migliorano il sonno perché contengono sia magnesio che potassio, che appunto rilassano i muscoli. In realtà la banana fa bene un po' a tutto il nostro corpo. Il potassio contenuto al suo interno promuove anche la salute cardiovascolare e il funzionamento cognitivo. Il quinto alimento di oggi è la patata dolce. Le patate dolci non solo favoriscono carboidrati complessi che favoriscono il sonno, ma contengono anche potassio, che abbiamo visto essere molto importante. Il sesto cibo di oggi è la valeriana. La valeriana è una pianta conosciuta per le sue proprietà rilassanti. Consente di accelerare l'insorgenza del sonno e migliorarne la qualità. Il settimo ed ultimo alimento che citerò oggi è l'avena. Il triptofano è un amminoacido essenziale che innalza i livelli di serotonina nel cervello e di melatonina. Tra gli alimenti che contengono triptofano troviamo appunto l'avena. Questo cereale contiene vitamine e anche sali minerali, tra cui lo zinco, che aiutano a combattere lo stress. Esaminiamo ora gli alimenti da evitare per dormire bene. Il primo da evitare in realtà è una categoria di cibo, sto parlando dei cibi spazzatura, i junk foods. Il contenuto stratosferico di grassi trans di questi particolari alimenti uccide il sonno.
I grassi trans stimolano la produzione di acido nello stomaco, che può arrivare fino nell'esofago, provocando bruciore di stomaco e disturbando ovviamente il sonno. Questi cibi aumentano anche la nostra sete, obbligandoci ad alzarci per idratarci nelle ore notturne. Il secondo gruppo di alimenti da evitare sono gli alcolici. L'alcol è una delle scelte peggiori se soffre di disturbi del sonno. Se assunto prima di dormire, sconvolge completamente il ciclo del sonno. Secondo uno studio del London Sleep Center, vino o alcol in generale accorciano una delle fasi del sonno più soddisfacenti, quella REM. Inoltre, se assunto troppo spesso, l'alcol può causare addirittura insonnia. Il terzo alimento da evitare è ovviamente il caffè. La caffeina, lo sappiamo tutti, è uno stimolante del sistema nervoso centrale. Bere caffè la sera dunque è la scelta meno adatta in assoluto. C'è chi è meno sensibile alla caffeina, ma comunque sarebbe meglio evitarla nelle ore serali. Il quarto alimento da evitare è il cioccolato. Così come per il caffè, la caffeina contenuta nel cioccolato e gli altri stimolanti presenti al suo interno aumentano il battito cardiaco e impediscono di riposare bene. Il cioccolato contiene diverse sostanze stimolanti come la tiramina e la feniletilamina che aumentano il rilascio della noradrenalina. Abbiamo visto che evitare i dispositivi elettronici ed alcuni cibi possa essere utile per dormire meglio. Esistono però anche alcuni accorgimenti e rimedi che possiamo sfruttare. La prima sostanza che citerò oggi è la lavanda. L'aroma di lavanda aiuta il relax e favorisce il sonno. Io diffondo il suo profumo a casa di tanto in tanto tramite nebulizzatore. Si possono versare anche solamente 2 o 3 gocce di olio essenziale di lavanda su un fazzoletto da posizionare sul comodino o vicino al cuscino. La lavanda è utile ovviamente anche sotto forma di tisana. Nei negozi di prodotti naturali è possibile trovare anche dei cuscini aromatici alle erbe, compresa la lavanda, per favorire il sonno. Al secondo posto troviamo lo yoga. Alcuni esercizi di yoga sono utili per favorire il buon riposo. La posizione classica a gambe incrociate è il primo passo per rilassarsi prima di andare a dormire. Ci si concentra sul proprio respiro e si libera la mente dalle preoccupazioni. Lo yoga è utile per sciogliere le tensioni e ritrovare la calma in qualsiasi momento della giornata, ma soprattutto la sera se si fa fatica a prendere sonno. Il terzo elemento utile è il massaggio con olio o burro. Massaggiare la zona del collo o delle tempie o le piante dei piedi è utilissimo per rilassarsi prima di andare a dormire. È molto valido il burro di karité, con magari l'aggiunta di qualche goccia di olio essenziale di lavanda e agrumi. Al quarto posto troviamo la passiflora. Essa agisce donando relax in caso di insonnia, ansia ed agitazione. Bere una tisana di passiflora prima di andare a dormire è molto utile. È possibile abbinarla ad altre sostanze rilassanti come camomilla e melissa. Ci sarebbero altri rimedi per dormire meglio, come ad esempio degli integratori specifici, ma il mio consiglio è principalmente quello di fare regolare attività fisica. Poi è benefico cercare di stressarci il meno possibile, alimentandosi ovviamente al meglio. Per farlo è importante non trascurare le principali vitamine e minerali presenti per evitare carenze nutrizionali. È fondamentale coprire i fabbisogni di ogni nutriente, per questo motivo ti consiglio questo contenuto dove ne ho parlato nello specifico. Spero di esserti stato d'aiuto anche oggi e ci vediamo al prossimo video.